Nel crocevia del Medio Oriente si trova un fazzoletto di terra la cui storia è segnata da una tensione secolare, contesa da due comunità con radici antichissime. Da un lato, gli ebrei rivendicano un legame con la terra di Israele che risale a millenni fa, molto prima della distruzione del Secondo Tempio nel 70 d.C. La loro diaspora li condusse dapprima in Europa e poi in ogni angolo del pianeta. Dall'altro i palestinesi, popolazione prevalentemente araba, ma non esclusivamente musulmana, la cui presenza sul territorio si radicò già in epoca tardo-romana e bizantina, attraverso ripetute ondate migratorie e mescolanze etniche. Eppure, nonostante secoli di insediamenti, il loro sogno di Stato non ha mai ricevuto pieno riconoscimento diplomatico. Il vero spartiacque arriva nel XX secolo, quando entrambe le comunità, consapevoli di un'identità collettiva, aspirarono al riconoscimento di nazione. Ma cosa rende una nazione tale? Oltre alla sovranità territoriale, contano lingua, tradizioni e memoria condivisa. Pensiamo all'identità armena sparsa nel mondo o al sentimento nazionale che precedette l'unità politica italiana del 1861. Oggi la nazione ebraica si è incarnata nello Stato di Israele. Quella palestinese, pur sentita da milioni di persone, rimane frammentata e non ancora sancita su scala internazionale. Il problema cruciale è far convivere due entità nate nell'esclusione, animate entrambe da un forte desiderio di riscatto entro confini geografici sovrapposti e con memorie storiche spesso divergenti. Qui ha inizio uno dei conflitti più intricati della nostra epoca. Nel secondo dopoguerra, con l'Europa ancora in macerie, le neonate Nazioni Unite ereditarono un ordigno geopolitico: il destino della Palestina. Fondata nel 1945 sulle ceneri della Società delle Nazioni e ispirata ai principi della Carta Atlantica firmata da Churchill e Roosevelt, l'ONU si trovò presto a gestire una delle eredità più esplosive del colonialismo. Le radici della crisi affondano già nel 1916, quando Francia e il Regno Unito stipularono l'accordo segreto Sykes-Picot per spartirsi le aree di influenza in Medio Oriente dopo il previsto crollo ottomano. Gli accordi vennero poi formalizzati nel 1919 alla Conferenza di Parigi attraverso il sistema dei mandati. Nel nuovo assetto medio orientale, gli Hascemiti conservarono formalmente l'Arabia Transgiordania, poi Giordania, mentre i Saud, portatori della corrente Wahhabita, consolidarono il loro potere su gran parte della penisola. Nacquero il Regno dell'Iraq e la Transgiordania, monarchie hascemite protette da Londra, e a nord Siria e Libano divennero protettorati francesi. La Palestina, affidata al mandato britannico, divenne presto teatro di un vivace fermento politico e demografico. Già dagli anni '20, ondate di immigrati ebrei, sostenute dal nascente movimento sionista, il cui manifesto è Der Judenstaat di Theodor Herzl del 1896, si riversarono nella regione alimentando timori tra la popolazione araba autoctona. Tra la fine degli anni 20 e gli inizi degli anni 30, il Gran Muftì di Gerusalemme, Amin al-Hussein, incitò la popolazione contro i coloni e le tensioni degenerarono in violenze e pogrom. Nel 1939 Londra rispose con il White Paper, imponendo severi limiti all'immigrazione ebraica fino a respingere navi cariche di rifugiati. Dopo l'Olocausto, l'opinione pubblica internazionale premeva per aprire i porti. Emblematico fu il caso della nave Exodus 1947 diretta ad Haifa, ma intercettata e costretta a tornare in Europa, dove i sopravvissuti furono internati in un campo in Germania. Il gesto suscitò indignazione mondiale. Intanto le milizie ebraiche si organizzavano: l'Haganah per la difesa, l'Irgun e la Stern per le azioni offensive contro arabi e britannici, culminate nell'attentato all'Hotel King David, sede dell'amministrazione mandataria. Nel 1947 l'ONU approvò la risoluzione 181, proponendo la spartizione in due stati e uno status internazionale per Gerusalemme. Il 14 maggio 1948, con la proclamazione dello Stato di Israele a Tel Aviv, scoppiò immediatamente la prima guerra arabo-israeliana.
Egitto, Iraq, Giordania, Siria e Libano invasero il neonato Stato. Privati di una guida e di un territorio definito, i palestinesi furono spinti all'esilio interno. Gaza finì sotto il controllo egiziano fino al 1967. La Cisgiordania venne annessa alla Transgiordania, ufficialmente Giordania, dal 1950. Per quasi mezzo secolo la questione rimase sospesa, finché nel 1993 gli accordi di Oslo crearono l'Autorità Nazionale Palestinese. Nel frattempo Israele aveva consolidato istituzioni stabili e un corpo diplomatico, mentre i palestinesi tentavano di ricostruire un'identità politica su briciole di sovranità. L'eredità di quei decenni si traduce oggi in una doppia realtà: la West Bank amministrata dall'autorità palestinese e la striscia di Gaza sotto il controllo di Hamas. Due leadership, due visioni spesso in conflitto e una coscienza nazionale che fatica ancora a definire cosa reclamare, come e con quali confini. Nel decennio che precede la guerra dei 6 giorni, la scena palestinese è già segnata da gruppi armati, nati sotto l'etichetta della resistenza, che compiono attentati sia all'interno dei confini mandamentali sia oltre frontiera. Il sionismo, ideato come movimento di autodeterminazione e rifugio, assume progressivamente agli occhi di questi movimenti la connotazione di nemico da combattere. Il mondo ebraico era diviso in varie posizioni sulla questione sionista. Partiamo dall'estrema sinistra e spostiamoci sempre più a destra. L'estrema sinistra ebraica era apatica verso il sionismo, in quanto riteneva che avrebbe portato all'abbandono degli ebrei poveri, che non potevano permettersi il viaggio in Palestina, e che avrebbe confermato l'idea che gli ebrei non possono coesistere con gli altri popoli e vanno confinati tutti quanti in un singolo stato. Invece sostenevano l'internazionalismo. Poi abbiamo la fazione di sinistra socialdemocratica, più moderata. Questa era a favore del progetto sionista e quindi di portare gli ebrei in Palestina e anche di fondare uno stato in loco, ma sosteneva da un lato di non trascurare gli ebrei rimasti in patria e dall'altro lato pianificava un modello statale basato su importanti nazionalizzazioni economiche, socialdemocrazia e collettivi agricoli cooperativi, i kibbutz. La loro speranza era dunque di industrializzare la Palestina e formare un proletariato urbano socialisteggiante e di un allineamento filosovietico. Questa fazione è stata storicamente quella che ha avuto un ruolo più di rilievo nei primi governi di Israele e che, sebbene certo non priva di razzismo verso gli arabi, è stata quella più tollerante, in proporzione, verso la popolazione palestinese musulmana, che oggi sostiene una soluzione a 2 stati o comunque di coesistenza. La terza fazione è quella sionista di destra. Questa fu quella che prese le redini del paese, soprattutto a seguito di nuove ondate migratorie. I primi israeliani venivano da paesi industrializzati e moderni, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, ed erano molto spesso istruiti, ma le ondate migratorie successive arrivarono dall'est Europa e dalla Russia, paesi profondamente conservatori e portavano con sé molto anticomunismo. Queste nuove generazioni di giovani ebrei conservatori avviarono una importante serie di privatizzazioni e portarono ad un'escalation di conflitti con la popolazione palestinese. Israele era ormai diventato un progetto ancor più espressamente colonialista e filo-occidentale, a caratteristiche di apartheid. Abbiamo poi l'estrema destra israeliana, sostenitrice del sionismo revisionista. Il sionismo revisionista non si limita a sostenere che è necessario creare uno Stato israeliano di matrice ebraica, senza alcuno spazio per i palestinesi al suo interno, ovviamente. Sostiene che Israele debba impossessarsi di tutto l'ex mandato britannico, ossia Israele, Gaza, Cisgiordania e Giordania. A sostenere questa fazione era il gruppo terroristico Irgun. Irgun si rese responsabile di massacri atroci verso la popolazione britannica e verso, ovviamente, quella araba e musulmana. Irgun diventerà poi il partito politico Herut, che poi diventerà il Likud, il partito oggi al governo con Netanyahu. Irgun a sua volta aveva una costola che era la destra della destra della destra, ossia Lehi. Durante la seconda guerra mondiale, infatti, Irgun si chiese: cosa facciamo?
La maggioranza, pur volendo l'indipendenza dal Regno Unito, rimase comunque fedele agli alleati in ottica antinazista. Ma una minoranza, Lehi appunto, sosteneva invece che bisognasse allearsi con i nazisti e con i fascisti per scacciare gli inglesi e gli arabi e creare uno stato fascista ebraico alleato dei nazisti. Lehi fu brevemente dichiarato un movimento terrorista dalla neonata Israele, ma poi venne fatta una grande amnistia per tutti i suoi ex membri e venne creata una medaglia per onorarli, la medaglia Lehi. Ed infine l'ex leader di Lehi, ossia Shamir, divenne primo ministro di Israele. Netanyahu stesso risente dell'influenza di Lehi, non solo perché il suo elettorato è filorusso, ma anche perché disse di una intervista che Hitler non voleva uccidere gli ebrei in origine e fu convinto a farlo, indovinate da chi? Da un musulmano, ovviamente, cosa platealmente falsa per tutti gli storici. Ed infine abbiamo gli ebrei ultra-ortodossi. Questi ultimi sono contrari ad uno Stato ebraico in Palestina, in quanto ritengono che anzitutto una repubblica laica ebraica sia una blasfemia, bensì è necessaria una teocrazia confessionale. Loro per questo non credono all'obbedienza allo Stato né alla leva obbligatoria o ai vaccini. In secondo luogo, loro pensano che uno Stato israeliano può essere creato solo da Dio, forse con il ritorno del Messia. Di conseguenza per loro non sta agli ebrei ricreare Israele. I conservatori, ultimo tra loro Netanyahu, hanno ottenuto il loro supporto esterno corteggiandoli con una serie di accordi che sostanzialmente esentano gli studi religiosi dalla leva, cosa che ha favorito il loro proselitismo, e le donne con figli, cosa che ha favorito la riproduzione di questo gruppo, già di suo molto natalista, che è cresciuto a dismisura e che ora è un vero ago della bilancia, politicamente parlando, in Israele. Questo spettro di opzioni, dall'estrema sinistra all'estrema destra, pro-sionismo, antisionismo, ci dimostra che la frase antisemitismo è uguale ad antisionismo è una falsità, in tutto e per tutto. E ci spiega anche come mai è importante rispondere a chi dice: ma com'è possibile che gli ebrei che subirono l'Olocausto ora fanno queste atrocità? La risposta è che non sono gli stessi ebrei, sono gruppi diversi, politicamente, etnicamente e provengono da generazioni ed epoche diverse. Il sionismo moderno, molto più conservatore del sionismo delle origini, si ritrova quasi sempre criticato sia dai sopravvissuti dell'Olocausto sia dai loro parenti e discendenti, e diversi sionisti di oggi affermano che gli ebrei dell'Olocausto erano ebrei deboli, tra virgolette, perché non si ribellarono. Cosa falsa, in realtà gli ebrei si ribellarono, e come durante l'Olocausto, più volte, mentre loro sarebbero i nuovi ebrei, armati e intenzionati a difendersi. Sul versante israeliano, intanto, si consolida uno Stato di stampo occidentale. Istituzioni democratiche funzionanti, classe politica plurale e un esercito professionale, l'IDF. Non esiste invece un'entità statale palestinese comparabile, squilibrio che alimenta estremismi su entrambi i lati e trasforma ogni negoziato in un campo di battaglia politico. Già negli anni 50 emergono nodi cruciali. Nel 1951 il re hascemita Abdullah I di Transgiordania viene assassinato a Gerusalemme e mentre il figlio Hussein sopravvive miracolosamente, si inasprisce il rapporto tra Amman e i movimenti palestinesi. Nel 1952 in Egitto una giunta di ufficiali depone il re Farouk e porta al potere Gamal Abdel Nasser, il cui panarabismo socialista, il nasserismo, si trasforma in ideologia fortemente anticolonialista e anti-israeliana. Nel 1956 Nasser nazionalizza il canale di Suez per finanziare la diga di Aswan. Per far fronte a questa mossa, vista come una minaccia agli interessi europei e ad Israele, Regno Unito, Francia ed Israele coordinano in segreto il piano Sèvres, un'offensiva congiunta contro l'Egitto che occupa Sinai e Gaza. Tuttavia, sotto la forte pressione delle superpotenze USA e URSS, le truppe si ritirano nell'arco di poche settimane, consacrando Nasser a paladino del mondo arabo. Da allora gli stati arabi, Egitto, Siria ed Iraq, si riforniscono principalmente dall'URSS, mentre Israele diventa beneficiario dell'armamento americano
Le tensioni militari crescono, con la Giordania pronta a intervenire a sostegno dei palestinesi e lo spettro di un conflitto regionale sempre più probabile. La scintilla scatta il 5 giugno 1967. All'alba l'operazione Focus lancia l'aviazione israeliana contro le forze aeree egiziane, siriane e giordane, distruggendone la maggior parte a terra. Con il dominio dei cieli assicurato, l'IDF conquista in 6 giorni il Sinai, la striscia di Gaza, la Cisgiordania, le alture del Golan e Gerusalemme Est unificata. Il 10 giugno, con un territorio quasi quadruplicato, Israele si impone come potenza militare dominante. La sconfitta araba, denominata Al-Naqsa, la seconda catastrofe, frantuma il sogno panarabo e spinge le Nazioni Unite ad approvare la risoluzione 242, che chiede ritiro di forze israeliane da territori occupati in cambio del diritto di ogni Stato della regione a vivere in pace entro confini sicuri e riconosciuti. Solo il Sinai tornerà all'Egitto dopo gli accordi di Camp David del 1978. Gaza e Cisgiordania invece rimangono sotto amministrazione israeliana. Negli anni seguenti, i Fedain, ormai operanti delle basi in Giordania, Libano e Siria, sotto l'ombrello politico dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, nato ufficialmente nel 1964, intensificano guerriglie e dirottamenti. Ad Amman la convivenza diventa insostenibile. Nell'estate del 1970, noto come Settembre Nero, la monarchia giordana schiaccia militarmente le fazioni palestinesi, costringendo l'OLP a riparare in Libano. Così, da una Giordania ormai fuori questione, i guerriglieri palestinesi, civili e combattenti, iniziano a trasferirsi verso nord in Libano alla ricerca di un nuovo rifugio operativo. A inizio anni 70 il Libano è un mosaico etnico-confessionale regolato dal Patto Nazionale del 1943 che assegna la presidenza della Repubblica ai cristiani maroniti, quella del Consiglio ai musulmani sunniti e la presidenza del Parlamento ai musulmani sciiti. Il documento definisce il paese come a fisionomia araba, formula volutamente ambigua che proteggeva gli equilibri ma li rendeva fragili di fronte alle pressioni esterne. Già nel 1958 il presidente Camille Chamoun, sospettato di avvicinarsi al panarabismo egiziano e di voler modificare la Costituzione, rischiò di essere rovesciato. Su sua richiesta sbarcarono a Beirut reparti dei Marines americani, ripristinando l'ordine e sancendo l'influenza USA nella regione. All'inizio degli anni 70, il crescente afflusso dei profughi palestinesi, insediatisi prima in campi lungo il confine meridionale, poi in veri e propri quartieri rurali attorno al fiume Litani, sbilancia ulteriormente gli equilibri politici. Da queste basi partono razzie e imboscate contro insediamenti israeliani in Galilea. L'episodio di punta avviene il 15 maggio 1974. Un comando armato della FPLP, Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, penetra dall'altopiano libanese, sequestra un autobus di linea e poi prende in ostaggio 115 studenti e insegnanti nell'istituto di Maalot in Israele. L'intervento della Sayeret Matkal, forze speciali israeliane, libera gli ostaggi, ma la violenza dell'eruzione costa la vita a 25 civili, in gran parte ragazzi, e a molti assalitori. Quell'attacco innesca la scintilla che il 13 aprile 1975 fa esplodere la guerra civile libanese. Quel giorno a Beirut Est, al termine di una messa nel quartiere maronita di Mansourieh, alcuni spari sul sagrato feriscono e uccidono civili. Subito viene incolpata la milizia palestinese e poche ore dopo miliziani del partito falangista Kataeb intercettarono un autobus di lavoratori palestinesi a Uzai, massacrando decine di passeggeri. Nei 7 anni successivi il Libano precipita in un conflitto multilivello. Milizie religiose, maronite, druze, sciite, fazioni palestinesi e potenze straniere, Siria, Israele e infine una forza di interposizione ONU si contendono il controllo. Nel 1978 l'IDF lancia l'Operazione Litani per colpire le basi Fedayen sul confine meridionale. Nel 1982, dopo il tentato assassinio di Shlomo Argov e l'escalation di attentati in un territorio israeliano, lanciò la più ampia operazione pace in Galilea, occupando un ampio corridoio di 40 km nel sud Libano fino a Beirut Ovest.
In quegli anni si consumano rappresaglie sanguinose con bombardamenti al fosforo bianco sui sobborghi e massacri in campi e villaggi. Il 14 settembre 1982, pochi giorni dopo l'elezione di Bashir Gemayel, figlio di Pierre e leader del Kataeb, a presidente designato, un'esplosione lo uccide. In risposta, forze libanesi cristiane, alleate con Israele, circondano campi profughi di Sabra e Shatila. Mentre l'IDF controlla i perimetri, le milizie entrano e compiono un massacro di centinaia di civili. Un'inchiesta interna israeliana, Commissione Kahan 1983, accerta la responsabilità indiretta di Gerusalemme per aver fornito supporto logistico e non aver impedito gli eccidi. Malgrado le molteplici risoluzioni ONU e la presenza di UNIFIL, la forza di interposizione delle Nazioni Unite, veti incrociati in Consiglio di sicurezza e interessi contrastanti impedirono un'effettiva stabilizzazione. Il Libano resterà teatro di movimenti intermittenti fino alla fine ufficiale della guerra civile nel 1990, ma la ferita di quegli anni continua a condizionare la complessa geografia politica e sociale del paese. Molti osservatori nel seguire il conflitto israelo-palestinese si imbattono in un groviglio di sigle e acronimi che designano movimenti, fazioni armate e concetti ideologici. Per orientarsi serve familiarità con alcune parole chiave. Hamas è un movimento politico-militare di matrice islamita nato ufficialmente nel dicembre 1987 dalla Fratellanza musulmana palestinese durante la prima guerra Intifada. Pur animato da un'ideologia sunnita conservatrice, ha ricevuto appoggi anche dall'Iran sciita, a dimostrazione di come la causa anti-ebraica abbia favorito alleanze trasversali. Hamas si è imposto fermo sulle strutture militari, brigate Izz al-Din al-Qassam e cariche politiche nella striscia di Gaza che controlla dal 2007. Divisione sunniti-sciiti. La frattura principale nell'Islam nasce dopo la morte del profeta Maometto nel 632. I sunniti, maggioranza globale, accettano il sistema dei califfi elettivi. Gli sciiti pretendono invece un successore tra parenti diretti del profeta. Quella linea di divisione ha generato guerre e tensione ancora oggi, con l'Iran a guida sciita, l'Arabia Saudita sunnita e minoranze eterodosse, alawiti in Siria, drusi in Libano. Hezbollah. Formata all'inizio degli anni '80 durante la guerra civile libanese, è una milizia sciita e partito politico ormai centralissimo nella politica di Beirut. Nata in funzione anti-israeliana e sostenuta militarmente e finanziariamente dall'Iran, ha progressivamente soppiantato Amal, movimento laico sciita guidato da Nabi Berri, come principale voce degli sciiti libanesi. OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Fondata nel 1964, è l'ombrello politico-militare che riunisce le diverse fazioni palestinesi. Il suo braccio armato non era un'unica milizia, bensì formazioni quali Al-Asifa, legate a Fatah, e componenti del Fronte Popolare. Al suo interno, Fatah è il più grande partito politico, non solo il braccio armato. Sotto Yasser Arafat, l'OLP conquistò un riconoscimento internazionale consacrato dal suo storico discorso all'ONU nel 1974. FPLP, Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, fondato nel 1967 da George Habash, medico cristiano di Beirut, è un'organizzazione marxista-leninista nota per azioni spettacolari, dirottamenti aerei, sequestri, negli anni 70. Sebbene meno numeroso di Fatah, ha marcato il profilo radicale della causa, pur venendo progressivamente oscurato da Hamas e dalla Jihad islamica. Jihad islamica palestinese. Sorta nei primi anni '80 come movimento islamista indipendente non legato all'OLP, ispirata da ideologie jihadiste sunnite con appoggi provenienti anche dall'Iran. A differenza di Hamas, rifiuta la partecipazione politica elettorale e concentra le proprie azioni esclusivamente sulla lotta armata. IDF, Israel Defense Forces. Forza di difesa israeliane, create nel 1948 dalla fusione di Haganah, Palmach e altre milizie. Oggi esercito regolare, comando unificato e leva obbligatoria. L'ex acronimo Zahal è caduto in disuso.
Mossad, servizio di intelligence estera israeliano. Opera fuori dal territorio nazionale con agenti diplomatici e cellule clandestine. Si distingue dallo Shin Bet o Shabak, che è il controspionaggio interno, e dall'Aman, il ramo militare segreto dell'IDF dedicato allo spionaggio tattico. In conclusione, comprendere queste strutture e dinamiche non significa soltanto ripercorrere vicende del passato, significa acquisire gli strumenti per decifrare il presente, coglierne le tensioni sotterranee e anticiparne le possibili evoluzioni, perché la storia non è un racconto statico, ma la chiave per interpretare il mondo che ci circonda.